Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial vediamo come si risolvono i quesiti 1, 2 e 3 della prova di matematica, sessione giugno 2025, dell'esame di qualifica professionale del terzo anno, assegnato nei centri di formazione professionale di Regione Lombardia. Come sempre, se vuoi ottenere il massimo da questo tutorial, ti consiglio di provare a risolvere gli esercizi personalmente prima di ascoltare la soluzione. Iniziamo! Il testo della domanda è: l'istogramma in figura mostra la classifica della Coppa del Mondo di sci alpinistico femminile, riportando i risultati utili di ognuna delle atlete. Quesito numero 1. Quante atlete hanno più risultati utili della media? Abbiamo 4 alternative. Quesito numero 2. In riferimento all'istogramma in figura, quale affermazione è corretta? Abbiamo 4 affermazioni. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Per poter rispondere al primo quesito, dobbiamo innanzitutto calcolare la media dei risultati utili per atleta. Sommiamo dunque i dati numerici presenti sopra ogni colonnina e dividiamo il risultato della somma per il numero delle colonnine, 10. Svolgendo i calcoli, otteniamo che il valore della media è 17,3. Le atlete che hanno più risultati utili della media sono 4. Brignone con 21, Gut con 22, Colturi e anche Holdener con 18 risultati utili. La risposta esatta è dunque risposta A. Passiamo ora al secondo quesito. Analizziamo ogni affermazione singolarmente. Affermazione A. Le atlete italiane hanno ottenuto più risultati utili delle atlete delle altre nazionalità. L'affermazione è falsa. Le atlete italiane hanno ottenuto in totale 36 risultati utili, un numero inferiore a quello dei risultati utili ottenuti dalle atlete svizzere, 57. Affermazione B. Le atlete svizzere hanno ottenuto più risultati utili delle atlete delle altre nazionalità. Questa affermazione è vera. Le atlete svizzere hanno ottenuto in totale 57 risultati utili, un numero superiore a quello dei risultati utili ottenuti dalle atlete di qualsiasi altra nazionalità. Anche se abbiamo già trovato l'affermazione corretta, analizziamo per completezza anche le ultime due affermazioni. Affermazione C. Federica Brignone ha ottenuto più risultati utili delle altre atlete. Questa affermazione è falsa. Gut, con 22 risultati utili, ha ottenuto un risultato utile in più rispetto a Brignone, con 21 risultati utili. Affermazione D. Le tre atlete sul podio, la 1, la 2 e la 3, hanno ottenuto ciascuna più risultati utili delle altre atlete. Anche questa affermazione è falsa. Goggia, con 15 risultati utili, ha ottenuto meno risultati utili di ben 6 atlete fuori dal podio. Riepilogando, l'unica affermazione corretta è l'affermazione B. Passiamo ora ad un nuovo quesito. Il testo della domanda è: la tabella in figura indica il numero di giocatori della Serie A suddivisi per mese di nascita. Calcola il rapporto tra la media dei giocatori nati nei primi 6 mesi dell'anno e la media dei giocatori nati negli ultimi 6 mesi dell'anno. Scrivi il risultato troncato alla prima cifra decimale. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Calcoliamo il rapporto richiesto fra le due medie. Per calcolare la media al numeratore, sommiamo i dati presenti nelle prime 6 righe della tabella e dividiamo il risultato per il numero dei mesi, 6. Facciamo altrettanto al denominatore e sommiamo dunque i dati presenti nelle ultime 6 righe della tabella e dividiamo il risultato per 6. Ora possiamo semplificare i due 6 presenti al denominatore, ottenendo così che il rapporto fra le medie è uguale al rapporto fra le somme. Svolgendo i calcoli e troncando il risultato alla prima cifra decimale, otteniamo che il rapporto richiesto vale 1,5. Passiamo ora ad un nuovo quesito. Il testo della domanda è: la tabella in figura indica la suddivisione per età e per sesso di un campione di persone intervistate.
Quale delle seguenti affermazioni è errata? Abbiamo 4 affermazioni. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Esaminiamo ciascuna affermazione. Affermazione A. La fascia 40-49 anni è la più numerosa. L'affermazione è vera. Nella colonna totale, il dato relativo alla fascia 40-49 anni, 110, è il dato più alto. Affermazione B. Nella fascia 30-39 anni, il numero delle femmine è il doppio di quello dei maschi. Anche questa affermazione è vera. Nella fascia 30-39 anni, le femmine, 68, sono il doppio dei maschi, che sono solo 34. Affermazione C. Il numero dei maschi è sempre maggiore del numero di femmine di ogni fascia d'età. Questa affermazione è falsa. Nelle fasce d'età 30-39 anni e 40-49 anni è maggiore il numero delle femmine. Anche se abbiamo già trovato l'affermazione errata, analizziamo per completezza anche l'affermazione D. Il numero totale dei maschi è inferiore a quello delle femmine. Questa affermazione è vera. Il numero totale dei maschi, 157, è inferiore a quello delle femmine, che sono ben 224. Riepilogando quanto detto, l'affermazione errata è l'affermazione C. Con questo abbiamo concluso. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like e a condividerlo, a commentare e a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti invito inoltre a visitare il canale dove potrai consultare varie playlist di argomento matematico ed informatico. Nel prossimo video di questa playlist risolveremo altri 3 quesiti di questo tema d'esame. Ti aspetto! Ciao!